Lezione 1. Che ne dite di fare escursioni? Ehi, Anna. Ho un'idea per il nostro weekend. Che ne dite di fare un'escursione? Ciao John. Suona alla grande. Adoro stare nella natura. Perfetto, prepariamo la nostra attrezzatura da trekking e pianifichiamo il percorso. Sembra un piano. Possiamo mettere in valigia anche degli snack e dell'acqua. Assolutamente. Devo rimanere idratato ed energizzato durante il percorso. Controlliamo le previsioni del tempo per assicurarci che sia una buona giornata per fare escursioni. Buona idea, la sicurezza prima di tutto, e non vogliamo rimanere intrappolati dalla pioggia. Una volta che avremo tutti i dettagli, incontriamoci e iniziamo la nostra avventura. Sembra un piano. Allora mettiamoci al lavoro. Sicuramente, John. È ora di mettersi in pista e godersi i grandi spazi aperti. Andiamo, Anna. Andiamo avanti per un'escursione divertente e memorabile. Assolutamente, John. Che la nostra escursione sia piena di risate e panorami meravigliosi. Lezione 2. Sto pensando di acquistare un nuovo laptop. Ehi, Anna. Ho bisogno di qualche consiglio. Sto pensando di acquistare un nuovo laptop. Ciao John. È una buona idea. Quali sono le tue esigenze? Ho bisogno di qualcosa di potente per lavorare e giocare. Qualche suggerimento? Ottima osservazione. Consiglio di dare un'occhiata agli ultimi modelli di marchi rinomati. Lo esaminerò. Qualche caratteristica specifica che dovrei prendere in considerazione? Cerca un processore veloce, un ampio spazio di archiviazione e una scheda grafica dedicata. Ho capito. Li terrò a mente mentre faccio le mie ricerche. Inoltre, leggi le recensioni dei clienti per avere un'idea dell'affidabilità e delle prestazioni. Questo è un consiglio intelligente. Grazie per l'aiuto, Anna. Benvenuto, John. Fammi sapere se hai bisogno di ulteriore assistenza. Lo farò, Anna. Grazie ancora per il consiglio. Nessun problema, John. Buona caccia al laptop. Assolutamente, Anna. Alla ricerca del compagno tecnologico perfetto. Salute, John. Che il tuo nuovo laptop ti porti gioia e produttività. Lezione 3. Quali sono i tuoi piani per oggi? Ehi, Anna. Quali sono i tuoi piani per oggi? Ciao John. Non molto. Vado solo a recuperare un po' di tempo con una lettura. Sembra rilassante. Qualche libro specifico in cui ti stai immergendo? Sto iniziando un romanzo giallo che volevo leggere da un po'. Bello. Divertiti a perderti nel mondo della suspense e degli indizi. Grazie John. È sempre una fuga emozionante per me. Bene, oggi lavorerò a un nuovo progetto di programmazione. Sembra interessante. Ti auguro una sessione di programmazione produttiva e creativa. Grazie, Anna. Sono entusiasta di affrontare nuove sfide. Viva una giornata all'insegna del relax e della produttività. Salute, Anna. A goderci le nostre rispettive attività. Assolutamente, John. Che la nostra giornata sia piena di gioia e soddisfazioni. Lezione 4. Che ne dici delle attività di team building virtuale? Ehi, Anna. Stavo pensando di promuovere lo spirito di squadra tra i membri del nostro team remoto. Qualche idea? Ciao John. Sono d'accordo che è importante.
Che ne dite delle attività di team building virtuale? Ottimo suggerimento. Possiamo organizzare giochi online o happy hour virtuali. È un modo divertente per connettersi e creare cameratismo nonostante la distanza. Possiamo anche incoraggiare la comunicazione e la collaborazione aperte. Assolutamente. I check-in regolari e le riunioni del team possono aiutare a rafforzare le relazioni. Condividere i successi e celebrare i traguardi raggiunti può anche stimolare lo spirito di squadra. E anche creare una cultura del lavoro positiva e inclusiva è essenziale. Vero. L'empatia e il supporto contribuiscono notevolmente a promuovere lo spirito di squadra. Grazie per aver creato un team remoto forte e connesso. Salute, Anna. Brindiamo una squadra che prospera anche a distanza. Assolutamente, John. Che il nostro spirito di squadra risplenda ovunque ci troviamo. Lezione 5. Vado a fare shopping questo fine settimana. Ehi, Anna. Vado a fare shopping questo fine settimana. Certo, ho bisogno di vestiti nuovi. Che tipo ti interessa? Ciao John. Sembra divertente. Mi interessano gli abiti casual e comodi. Ottima scelta, il comfort è fondamentale quando si tratta di indossarlo tutti i giorni. Sicuramente. Mi piacciono gli abiti versatili e facili da abbinare. Mi piace di più l'abbigliamento sportivo e atletico. Amo essere attivo. Si adatta al tuo stile di vita attivo. Funzionale ed elegante. Esattamente. Voglio abiti che mi permettano di muovermi liberamente. Esploriamo diversi negozi e troviamo i pezzi perfetti. Sembra un piano. Pronti a partire per un'avventura nel mondo della moda? Assolutamente, John. Che la spesa per i vestiti abbia inizio. Andiamo, Anna. Andiamo a trovare il nostro stile perfetto. Salute, John. Che il nostro viaggio di shopping abbia successo e sia piacevole. Lezione 6. Dovremmo controllare le previsioni del tempo per fare le valigie di conseguenza. Ehi, Anna. Mi sto preparando per il nostro viaggio. Dovremmo controllare le previsioni del tempo per fare le valigie di conseguenza. Ciao John. È una buona idea. Il tempo può essere imprevedibile a volte. Assolutamente. Non vogliamo essere colti impreparati alla pioggia o al sole. Assicuriamoci di avere un abbigliamento adeguato per qualsiasi condizione atmosferica. Concordato. Le opzioni di vestibilità a strati e una giacca impermeabile sono indispensabili. E non dimenticare di portare sempre con te una copia dei documenti importanti. Ottima osservazione. È meglio prevenire che curare durante il viaggio. Le copie di passaporti, documenti d'identità e itinerari di viaggio possono essere un vero toccasana. Ricontrolliamo i nostri bagagli e assicuriamoci di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Sembra un piano. Pronti a partire per la nostra avventura completamente preparati. Assolutamente, Anna. Vi auguriamo un viaggio tranquillo e piacevole. Salute, John. Che il nostro viaggio sia pieno di momenti memorabili. Andiamo, Anna. L'avventura ci aspetta. Lezione 7. Ho voglia delle nostre lasagne fatte in casa. Ehi, Anna. Ho voglia delle nostre lasagne fatte in casa. Ciao John. È un'ottima idea. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che l'abbiamo fatto. Adoro quanto sia delizioso e confortante. Dovremmo organizzare una giornata di cucina. Sicuramente.
Fissiamo una data e raccogliamo tutti gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. E non dimenticare l'ingrediente segreto che lo rende davvero speciale. Ah, sì. L'ingrediente segreto che rende leggendarie le nostre lasagne. Invitiamo qualche amico a divertirsi con noi? Bella riflessione. Condividere il buon cibo in buona compagnia è la cosa migliore. Faremo un banchetto di lasagne e creeremo ricordi meravigliosi. Posso già immaginarne l'aroma e il gusto. Sarà fantastico. Saluti alle nostre lasagne fatte in casa e a una divertente giornata di cucina. Salute, John. Arrivederci alle deliziose lasagne e ai bei momenti insieme. Cominciamo a cucinare, Anna. La cucina ci chiama per nome. Lezione 8. Ho sempre voluto esplorare posti nuovi. Ehi, Anna. Ho sempre voluto esplorare posti nuovi. Dove suggerisci? Ciao John. È emozionante. Che ne dite di una gita al mare? Ottima idea. Posso immaginarci mentre ci rilassiamo sulle rive sabbiose. Possiamo prendere il sole, nuotare nell'oceano e goderci la brezza costiera. Sembra una vacanza perfetta. Qualche spiaggia in particolare mi consigliate? Ho sentito parlare molto bene di una spiaggia chiamata Paradise Cove. Paradise Cove lo è. Pianifichiamo la nostra avventura in questo paradiso tropicale. Possiamo dedicarci ad attività acquatiche, provare la cucina locale ed esplorare la zona. Sarà una fuga rinfrescante dalla nostra routine quotidiana. Assolutamente. I nuovi posti portano sempre nuove esperienze e ricordi. Grazie per aver scoperto insieme la bellezza di Paradise Cove. Salute, John. Alla scoperta di momenti indimenticabili in spiaggia. Facciamo le valigie, Anna. Il paradiso ci aspetta. Lezione 9. Segui una dieta o un piano nutrizionale particolare? Ehi, Anna. Stavo pensando alla mia dieta. Segui una dieta o un piano nutrizionale particolare? Ciao John. Credo nell'equilibrio e nel mangiare una varietà di cibi. Questo è un buon approccio. Qualche alimento specifico su cui ti concentri? Cerco di includere molta frutta, verdura e cereali integrali nei miei pasti. Sembra salutare. Hai qualche ricetta preferita? Mi piace sperimentare insalate, patatine fritte e frullati fatti in casa. Bello. È importante trovare opzioni nutrienti che ti piacciono. Assolutamente. Si tratta di nutrire sia il corpo che le papille gustative. Ci sono cibi che cerchi di limitare o evitare? Cerco di limitare gli alimenti trasformati e gli zuccheri aggiunti nella mia dieta. Questo ha senso. È importante essere consapevoli di ciò che consumiamo. Vero. Si tratta di trovare ciò che funziona meglio per i nostri corpi individuali. Grazie a un approccio equilibrato e nutriente al cibo. Salute, John. Alla ricerca di pasti sani e deliziosi. Continuiamo a esplorare ricette gustose e nutrienti, Anna. Lezione 10. Come pensi di arrivarci? Ehi, Anna. Stavo programmando il nostro viaggio. Ha senso. Come pensi di arrivarci? Ciao John. Sarò in volo. È il modo più veloce per raggiungere la nostra destinazione. Questo è comodo. Hai già prenotato il tuo volo?
Non ancora. Devo ancora trovare le migliori offerte e definire i dettagli. Prenditi il tuo tempo e confronta i prezzi. Vale la pena fare un buon affare. Lo farò sicuramente. Risparmiare un po' di soldi è sempre un vantaggio. Fammi sapere una volta che hai prenotato, così possiamo coordinare il nostro arrivo. Lo farò. Dovremmo sincronizzarci e pianificare il nostro itinerario insieme. Assolutamente. Sarà più facile prendere accordi una volta che avremo tutti i dettagli. Non vedo l'ora di iniziare il nostro viaggio e di esplorare nuovi posti con te. Allo stesso modo, Anna. Sarà un'avventura emozionante. Saluti per un viaggio memorabile e per esperienze indimenticabili. Salute, Anna. Alla ricerca di voli tranquilli e scoperte incredibili. Facciamo in modo che sia un viaggio indimenticabile, John. Lezione 11. La privacy online è importante. Ehi, Anna. La privacy online è importante. Come proteggi la tua? Ciao John. Sicuramente, è fondamentale. Uso password complesse e uniche. Buone pratiche. Usi qualche gestore di password? Sì, lo so. Mi aiuta a tenere traccia di tutte le mie password in modo sicuro. Questo è intelligente. Che ne dici dell'autenticazione a due fattori? Lo abilito ogni volta che è possibile per un ulteriore livello di sicurezza. Ottima. Qualche consiglio per evitare le truffe di phishing? Ricontrollo i mittenti delle email ed evito di fare clic su link sospetti. Mossa saggia. Che ne dici di proteggere le informazioni personali online? Sono cauto su ciò che condivido e con chi lo condivido. Essere consapevoli è fondamentale. Qualche altra misura sulla privacy che adotti? Aggiorno regolarmente i miei dispositivi e utilizzo un software antivirus affidabile. Gradini solidi. Grazie per aver salvaguardato la nostra privacy online. Salute, John. Salve, restiamo al sicuro nel mondo digitale. Continuiamo a essere vigili e a proteggere la nostra presenza online, Anna. Lezione 12. Devo prenotare direttamente o contattare l'host? Ehi, Anna. Ho sentito parlare di queste case vacanza. Devo prenotare direttamente o contattare l'host? Ciao John. Dipende, prenotare direttamente può essere comodo e sicuro. Questo ha senso. Ma contattare l'host potrebbe darci ulteriori informazioni. Vero. Possono fornire ulteriori dettagli o rispondere a qualsiasi domanda. Non voglio sorprese durante il nostro soggiorno. Forse è meglio contattare l'host. È sempre bene chiarire preventivamente eventuali dubbi o richieste particolari. Inoltre, possiamo farci un'idea della reattività e della disponibilità dell'host. Questo è importante per un'esperienza fluida e piacevole. Contatterò l'host e vedrò come va. Perfetto, assicuriamoci di avere tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Grazie per aver trovato la casa vacanza perfetta e per un soggiorno senza stress. Salute, John. Ecco una vacanza memorabile e senza problemi. Prendiamoci cura del nostro alloggio, Anna. L'avventura ci aspetta. Lezione 13. La notte tarda può essere dura. Ehi, Anna. La notte tarda può essere dura, vero? Ah, anch'io. Ciao John. Assolutamente, a volte possono essere difficili.
È come se il tempo rallentasse e rimanere svegli fosse una sfida. So cosa intendi. La lotta per tenere gli occhi aperti è reale. Anche la voglia di spuntini a tarda notte può essere allettante, non credi? Oh, decisamente. È difficile resistere all'impulso di saccheggiare il frigorifero. I film o i programmi TV a tarda notte possono essere un'arma a doppio taglio. Sono divertenti, ma rendono ancora più difficile andare a letto. E poi la mattina dopo arriva lo stordimento e la mancanza di sonno. È come se fossimo al rallentatore, cercando di funzionare con la caffeina. Ah, esattamente. Ma ehi, sopravviviamo e poi ci ridiamo sopra, giusto? Assolutamente. Le notti tarde possono essere difficili, ma creano anche storie divertenti. Saluti per essere sopravvissuti fino a tarda notte e per aver accettato i momenti di mancanza di sonno. Salute, John. Ecco le divertenti avventure di stare alzati fino a tardi. Affrontiamo queste notti fino a tarda notte con un po' di senso dell'umorismo, Anna. Lezione 14. Volevo parlare delle nostre opzioni di trasporto. Ehi, Anna. Nessun problema, è sempre meglio essere preparati. C'è qualcos'altro di cui volevi parlare? Ciao John. In realtà sì. Volevo parlare delle nostre opzioni di trasporto. Buona idea, che ne dite di noleggiare un'auto per una maggiore flessibilità? Potrebbe funzionare. Ma per quanto riguarda i trasporti pubblici? Può anche essere comodo. È vero, usare autobus o treni potrebbe farci risparmiare il fastidio del parcheggio. Dovremmo anche considerare il costo e la disponibilità del trasporto. Concordato. Dovremo valutare i pro e i contro di ciascuna opzione. Forse una combinazione di entrambi potrebbe essere l'approccio migliore. Questa è una possibilità. Possiamo mescolare e abbinare in base ai nostri piani giornalieri. È utile disporre di alternative e piani di backup in caso di situazioni impreviste. Sicuramente. La flessibilità è fondamentale quando si tratta di trasporto. Bene, cerchiamo e confrontiamo le nostre opzioni prima di prendere una decisione. Sembra un piano. Troveremo il modo migliore per spostarci, Anna. Andiamo, John. La nostra avventura nel settore dei trasporti ti aspetta. Lezione 15. Troppo sovraccarico di informazioni. Ehi, Anna. Ultimamente i media mi stanno stressando. Troppo sovraccarico di informazioni. Ciao John. So cosa intendi. A volte può essere opprimente. Sembra che ci sia un flusso costante di notizie e aggiornamenti. È vero, è difficile stare al passo con tutto ciò che sta accadendo. E più leggo, più divento ansiosa. Capisco. È importante fare delle pause e disconnettersi. Devo trovare un equilibrio tra rimanere informato e preservare il mio benessere mentale. Assolutamente. Dare priorità alla cura di sé è fondamentale nel mondo frenetico di oggi. Forse dovrei limitare il mio consumo di media e concentrarmi su cose più positive. Questa è una buona idea. Circondarti di contenuti edificanti può fare la differenza. Cercherò di trovare un equilibrio e di non farmi sopraffare dai media. Ricorda che hai il controllo su ciò che scegli di consumare. Grazie, Anna. Grazie per aver trovato la pace in mezzo al caos mediatico. Salute, John. Arriva uno stato d'animo più calmo e felice. Affrontiamo la tempesta mediatica con un senso di tranquillità, Anna. Lezione 16.
È importante mostrare le proprie abilità. Ehi, Anna. Durante il colloquio, è importante mostrare le tue abilità. Ciao John. Assolutamente, è la tua occasione per brillare e stupire. Penso che mettere in evidenza la mia esperienza e i miei risultati farà una buona impressione. Questo è un ottimo approccio. La fiducia è fondamentale durante un colloquio. Mi assicurerò di fornire esempi specifici di come ho applicato le mie competenze. Questa è una strategia intelligente. Dimostra le tue capacità in modo efficace. Voglio anche mostrare il mio entusiasmo e la mia passione per il ruolo. Assolutamente. I datori di lavoro apprezzano i candidati sinceramente entusiasti. Preparerò anche alcune domande ponderate da porre all'intervistatore. Questa è una buona idea. Dimostra il tuo interesse e il tuo impegno. Voglio lasciare un'impressione duratura e distinguermi dalla concorrenza. Con la giusta preparazione e mettendo in mostra le tue abilità, farai grandi cose. Grazie, Anna. Grazie al successo del colloquio e all'ottenimento del lavoro. Salute, John. Alla scoperta delle tue abilità durante il colloquio. Prepariamoci e organizziamo l'intervista, Anna. Lezione 17. Stavo pensando di visitare un paradiso tropicale. Ehi, Anna. Sì, stavo pensando di visitare un paradiso tropicale. Ciao John. Sembra incredibile. Le destinazioni tropicali sono così belle. Posso già immaginare le palme, le acque cristalline e le spiagge di sabbia bianca. È come entrare in una cartolina o in un sogno. Voglio sentire il sole caldo sulla pelle e nuotare nel mare turchese. Le vibrazioni tropicali e la vegetazione lussureggiante creano un senso di serenità. E concediti deliziosi frutti tropicali e cocktail rinfrescanti. È una festa per i sensi, dai colori vivaci ai profumi tropicali. Di sicuro dovrò mettere in valigia la crema solare e gli occhiali da sole. Non dimenticare il costume da bagno o un cappello per proteggerti. Non vedo l'ora di vivere la magia di un paradiso tropicale. Sarà un'avventura indimenticabile, John. Grazie per aver esplorato insieme un paradiso tropicale, Anna. Salute, John. Abbiate il coraggio di creare ricordi tropicali che durino una vita. Pianifichiamo la nostra fuga in un paradiso tropicale, Anna. Lezione 18. Voglio essere vicino a tutte le attrazioni. Ehi, Anna. Sì, sarebbe fantastico. Voglio essere vicino a tutte le attrazioni. Ciao John. La vicinanza alle attrazioni lo rende comodo e fa risparmiare tempo. Possiamo massimizzare il nostro tempo esplorando e sperimentando tutto. Assolutamente. Non dovremo preoccuparci di lunghi spostamenti o problemi di trasporto. Sarà più facile immergersi nella cultura e nell'atmosfera locali. Possiamo visitare facilmente monumenti, musei e luoghi famosi. E avremo molte opzioni per mangiare e divertirsi nelle vicinanze. È emozionante essere al centro dell'azione e sentire l'energia. Inoltre, non ci perderemo nessuna delle attività imperdibili o imperdibili. Possiamo essere spontanei e sfruttare al meglio la nostra avventura. Cerchiamo un alloggio che ci metta proprio al centro dell'azione, Anna. Sembra un piano, John. Sbrigati ad essere vicini a tutte le emozioni. Immergiamoci nel cuore delle attrazioni, Anna. Lezione 19. Farsi sorprendere dalla pioggia non è mai divertente.
Ehi, Anna. Buona idea. Non posso permettermi di inzupparmi. Ciao John. Assolutamente, farsi sorprendere dalla pioggia non è mai divertente. Rovina i capelli e l'aspetto generale, vero? Oh, posso capire. Niente di peggio di un'acconciatura bagnata e crespa. E non dimenticare che scarpe e vestiti inzuppati si attaccano al tuo corpo. Uffa, è scomodo e ti fa sentire freddo e umido. Inoltre, è difficile rimanere asciutti e trovare riparo in un acquazzone. Soprattutto se sei lontano da casa o senza ombrello. Ho avuto la mia buona dose di incidenti con l'ombrello, capovolgendomi o saltando in aria. È come uno spettacolo comico che cerca di combattere il vento e la pioggia con un ombrello. Ah, davvero. Dobbiamo essere preparati e controllare le previsioni del tempo. In questo modo, possiamo evitare rovesci di pioggia inaspettati e pianificare di conseguenza. Restiamo asciutti e manteniamo intatte le nostre acconciature, Anna. Assolutamente, John. Abbiate cura di schivare le gocce di pioggia e rimanere alla moda. Balliamo tra le gocce di pioggia, Anna, senza bagnarci davvero. Lezione 20. Stavo pensando di organizzare un weekend. Ehi, Anna. Stavo pensando di organizzare un weekend fuori porta. Saresti interessato? Ciao John. Assolutamente. Adoro l'idea di un weekend fuori porta. Sarà un'occasione perfetta per rilassarsi e ricaricarsi. Mi farebbe bene una pausa dalla routine quotidiana ed esplorare un posto nuovo. Possiamo fuggire dalla città e scoprire insieme un posto diverso. Sembra eccitante. Hai in mente una destinazione particolare? Forse un'accogliente baita in montagna o un rifugio sulla spiaggia. Entrambe le opzioni sembrano fantastiche. Sono pronto per un'avventura. Possiamo fare escursioni, fare picnic o semplicemente goderci l'ambiente tranquillo. E concedetevi una deliziosa cucina locale e provate nuove attività. Sarà una mini vacanza piena di momenti divertenti e memorabili. Conta su di me, John. Organizziamo un fantastico weekend. Fantastico, Anna. Preparati per un weekend all'insegna dell'avventura e del relax. Fuggiamo dall'ordinario e creiamo ricordi incredibili, John. Lezione 21. Hai provato gli eventi di networking? Ehi, Anna. Hai provato gli eventi di networking? Ciao John. Sì, ho partecipato ad alcuni eventi di networking in passato. Li hai trovati utili per ampliare le tue connessioni professionali? Assolutamente. Gli eventi di networking offrono grandi opportunità per incontrare nuove persone. È bello saperlo. Anch'io ho pensato di andarci. Vale la pena provare. Non sai mai chi potresti incontrare e quali opportunità potrebbero presentarsi. Qualche consiglio su come sfruttare al meglio gli eventi di networking? Sii accessibile, partecipa a conversazioni e ascolta attentamente. Mi assicurerò di avere pronti anche i miei biglietti da visita. È una mossa intelligente. È un modo per scambiare facilmente le informazioni di contatto. Spero solo di non finire goffamente da sola in un angolo. Non preoccuparti, all'inizio può essere un po' intimidatorio, ma tutti sono lì per lo stesso motivo. Uscirò dalla mia zona di comfort e ci proverò. Questo è lo spirito, John. Abbraccia l'avventura del networking. Ampliamo la nostra rete professionale e apriamo nuove porte, Anna. Salute, John.
Navighiamo nel mondo del networking con sicurezza e fascino. Creiamo connessioni che possano portarci a nuovi traguardi, Anna. Lezione 22. Hai imparato qualcosa sui significati simbolici? Ehi, Anna. Stupefacente. È bello sentirlo. Hai imparato qualcosa sui significati simbolici? Ciao John. Sì, ho scoperto che le farfalle sono spesso viste come simboli di trasformazione e cambiamento. È affascinante. Quindi, vedere una farfalla potrebbe rappresentare un cambiamento positivo nella vita di qualcuno? Esattamente. Può essere un segno di crescita personale e il potenziale per nuovi inizi. Wow, la natura ha il suo modo di inviare messaggi, vero? Assolutamente. Molte culture e credenze associano il simbolismo a diversi animali ed elementi naturali. Ci sono altri significati simbolici in cui ti sei imbattuto? Sì, ad esempio, il fiore di loto è spesso considerato un simbolo di purezza e illuminazione. Questo è bellissimo. È incredibile come la natura possa ispirare significati così profondi. Lo è davvero. L'esplorazione del simbolismo aggiunge un altro livello di apprezzamento al mondo naturale. Sicuramente terrò d'occhio questi elementi simbolici nel mio ambiente. Questa è un'ottima idea. Può rendere le esperienze quotidiane più significative. Alla scoperta del simbolismo nascosto e all'accettazione di cambiamenti positivi, Anna. Salute, John. Cerchiamo bellezza e significato nel mondo che ci circonda. Decodifichiamo i messaggi che la natura ci manda, Anna. Lezione 23. Stavo pensando di fare escursioni e godermi la vita all'aria aperta. Ehi, Anna. Come stai? Sto bene. Ciao John. Sto abbastanza bene, grazie. Che ne dici di te? Anch'io sto bene, grazie per averlo chiesto. Ehi, hai dei piani per il fine settimana? Non proprio, mi sto solo rilassando. Che ne dici di te? Stavo pensando di fare escursioni e godermi la vita all'aria aperta. Sembra meraviglioso. L'aria fresca e la natura possono essere così rigeneranti. Assolutamente. È un ottimo modo per rilassarsi e fare esercizio. Hai in mente un sentiero escursionistico particolare? Sì, c'è un bellissimo sentiero nelle montagne vicine che volevo esplorare. Sembra un'avventura perfetta. Conta su di me. Fantastico. Ci divertiremo molto circondati dalla bellezza della natura. Non vedo l'ora, trasformiamolo in un weekend memorabile, John. Allacciamoci le scarpe da trekking e percorriamo i sentieri, Anna. Lezione 24. Si chiama Urban Style. Ehi, Anna. Davvero? Come si chiama? Ciao John. Si chiama Urban Style. Hanno un senso della moda unico e alla moda. Oh, ne ho sentito parlare. Cosa lo rende diverso dagli altri stili? Lo stile urbano consiste nel combinare elementi casual e streetwear in modo elegante. Quindi, è un mix di comfort e moda? Esattamente. Spesso include scarpe da ginnastica, magliette grafiche, jeans strappati e accessori di tendenza. Sembra figo. Potrei provare a cambiare il mio guardaroba. Dovresti. È uno stile divertente e versatile con cui sperimentare. Ci sono influencer o brand famosi dello stile urbano?
Sicuramente. Ci sono molti influencer sui social media che mettono in mostra la moda urbana. Anche marchi come Nike, Adidas e Supreme sono popolari. Dovrò dare un'occhiata e trarre ispirazione. È un ottimo modo per rimanere aggiornati con le ultime tendenze dello stile urbano. Grazie per la condivisione, Anna. Sono entusiasta di esplorare il mondo della moda urbana. Benvenuto, John. Aggiungiamo un tocco urbano ai nostri guardaroba. Sfoggiamo lo stile urbano con fiducia, Anna. Lezione 25. Una gita in spiaggia sembra incredibile. Ehi, Anna. Non ci sono mai stato prima, ma mi piacerebbe andarci. Ciao John. Una gita in spiaggia sembra incredibile. Pianifichiamolo insieme. Possiamo prendere il sole, sentire la sabbia tra le dita dei piedi e nuotare nell'oceano. Assolutamente. Sarà una vacanza perfetta all'insegna del relax e del divertimento. Hai in mente qualche spiaggia in particolare? Che ne dite di un paradiso tropicale con acque cristalline e palme? Sembra un sogno. Posso già immaginare le viste mozzafiato. Possiamo costruire castelli di sabbia, giocare a beach volley e gustare deliziosi frutti di mare. E non dimenticate le bevande rinfrescanti con piccoli ombrelli in cima. Congratulazioni a questo! È l'esperienza di vacanza al mare per eccellenza. Assicuriamoci di portare crema solare e teli da mare per il massimo comfort. Buona idea! Non vogliamo scottarci al sole o perdere l'occasione di oziare sulla riva. Non vedo l'ora di sentire la brezza dell'oceano e ascoltare le onde che si infrangono. Anche io, John. Preparati per un'indimenticabile avventura sulla spiaggia. Tuffiamoci nell'oceano del relax e creiamo bellissimi ricordi da spiaggia, Anna. Lezione 26. Hai fame? Ehi, Anna. Hai fame? Ciao John. Sì, per favore. Non posso resistere a un buon pasto. Che ne dici di provare quel nuovo ristorante italiano in città? Sembra delizioso. Ho voglia di un po' di pasta. Ottimo. Farò una prenotazione per noi stasera. Perfetto, i piani per la cena sono decisi allora. Posso già assaporare la bontà del formaggio di una lasagna. E ho voglia di un classico piatto di spaghetti con polpette. Non possiamo dimenticare il pane all'aglio e il tiramisù per dessert. Mi viene l'acquolina in bocca solo a pensarci. Veniamo affamati e partiamo con le papille gustative soddisfatte. Assolutamente. Sarà una festa da ricordare. Preparati per una notte di delizie culinarie italiane, Anna. Non vedo l'ora, John. Godiamoci una deliziosa cena insieme. Buon appetito, Anna. Che l'avventura gastronomica abbia inizio. Lezione 27. Oggi ho comprato delle verdure fresche. Ehi, Anna. Ho comprato delle verdure fresche oggi. Ottimo. Che ne dici di fare un soffritto con quegli ingredienti? Ciao John. Sembra un piano. Il soffritto è sempre un pasto delizioso e veloce. Ho peperoni, broccoli, carote e funghi. Cos'altro dobbiamo aggiungere? Aggiungiamo del pollo a fette o del tofu per ottenere proteine. Buona idea. E possiamo condirlo con salsa di soia, aglio e zenzero. Questo gli darà un buon sapore.
Possiamo anche aggiungere una spolverata di semi di sesamo per renderla croccante. Questo mi piace. Saltate in padella con un tocco di bontà al sesamo. Non dimenticare del riso cotto con cui servirlo. Certo. Un soffritto è incompleto senza un letto di soffice riso. Sarà un piatto colorato e saporito. E la parte migliore? Possiamo personalizzarlo a nostro piacimento. Questo è vero. Possiamo regolare il livello delle spezie e aggiungere le nostre verdure preferite. Mettiamo a frutto le nostre abilità culinarie e creiamo un delizioso soffritto, Anna. Sono pronto, John. Creiamo un po' di gustosa magia in cucina. Prepara quei lavori, Anna. È l'ora di una stravaganza saltata in padella. Lezione 28. Cosa ti concentri principalmente sulla coltivazione nel tuo giardino? Ehi, Anna. Cosa ti concentri principalmente sulla coltivazione nel tuo giardino? Ciao John. Mi concentro principalmente sulla coltivazione di ortaggi come pomodori, cetrioli e lattuga. È fantastico. Le verdure fresche fatte in casa devono avere un sapore incredibile. Sicuramente lo fanno. C'è qualcosa di soddisfacente nel coltivare il proprio cibo. Posso immaginarlo. Hai qualche consiglio per un orto di successo? Assicurati di fornire abbastanza luce solare, annaffia regolarmente e concimare il terreno. Lo terrò a mente. Ho sempre voluto cimentarmi nel giardinaggio. Vale la pena provare. Rimarrai stupito dalle ricompense dei tuoi sforzi. Posso già immaginare di preparare una deliziosa insalata con pomodori e lattuga fatti in casa. Questo è il bello. Puoi goderti i frutti del tuo lavoro in modo gustoso. Inizierò con un piccolo orto e vedrò come va. È un buon modo per iniziare. Inizia in piccolo ed espandi man mano che acquisisci esperienza. Grazie per il consiglio, Anna. Sono entusiasta di intraprendere il mio viaggio nel giardinaggio. Benvenuto, John. Buon giardinaggio, e che le tue verdure prosperino. Bravi a coltivare i nostri prodotti freschi e gustosi, Anna. Lezione 29. Il tempo è così bello oggi. Ehi, Anna. Il tempo è così bello oggi, vero? Ciao John. Sì, fuori è bellissimo. Perfetto per una giornata all'aperto. Stavo pensando di fare un'escursione nel parco vicino. Vuoi unirti a noi? Sembra fantastico, John. Sarei felice di unirmi a te. Sarà una giornata divertente all'aria aperta, esplorando la natura. Non potrei essere più d'accordo. Stare all'aperto è così rinfrescante. Possiamo goderci le viste panoramiche, ascoltare gli uccelli e magari fare un picnic. Conta su di me per il picnic. Porterò dei panini e degli snack. Fantastico. Porterò un frisbee così possiamo giocare anche noi. Sembra molto divertente. Non vedo l'ora. Sarà una giornata piena di risate, buona compagnia e bellezza della natura. Non potevo chiedere un modo migliore per trascorrere la giornata. Indossiamo le scarpe da trekking e sfruttiamo al meglio questa bellissima giornata, Anna. Assolutamente, John. Abbracciamo la vita all'aria aperta e creiamo ricordi meravigliosi insieme. Ecco una fantastica giornata all'insegna dell'avventura e del divertimento, Anna. Lezione 30. Voglio esplorare le città. Ehi, Anna. Stavo pensando al nostro prossimo viaggio. Cosa vuoi fare lì? Ciao John. Voglio esplorare le città,
provare la cucina locale e visitare siti storici. Sembra un piano fantastico. Sono entusiasta di immergermi nella cultura locale. Anche io. Possiamo passeggiare per le strade, scoprire gemme nascoste e provare nuovi sapori. Non vedo l'ora di assaporare i deliziosi piatti che la città ha da offrire. Dovremmo assolutamente provare il loro famoso cibo di strada e visitare i mercati locali. Assolutamente. Esplorare la scena gastronomica è uno dei modi migliori per scoprire un posto nuovo. E non dimentichiamo i siti storici. Sarà affascinante conoscere il passato della città. Sono d'accordo. Passeggiare tra antiche rovine o visitare musei sarà un viaggio nella storia. Cattureremo ricordi meravigliosi e impareremo così tanto lungo la strada. Sarà un'avventura piena di ottimo cibo, ricca storia ed esperienze straordinarie. Non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio con te, John. Preparati per un viaggio indimenticabile, Anna. Sfruttiamo al massimo ogni momento. Lezione 31. Ho cercato di apportare alcuni cambiamenti positivi nella mia routine. Ehi, Anna. Ho cercato di apportare alcuni cambiamenti positivi alla mia routine. Vuoi sentirne parlare? Ciao John. Certo, mi piacerebbe sapere cosa hai combinato. Beh, per prima cosa, ho iniziato a svegliarmi prima e ad andare a fare jogging mattutino. Davvero. Fantastico, John. L'esercizio fisico regolare può fare miracoli per la salute. Assolutamente. Mi sento più energica e pronta ad affrontare la giornata. È incredibile come una semplice corsa mattutina possa dare un tono positivo per il resto della giornata. Ho anche iniziato a incorporare alcuni esercizi di stretching dopo la corsa. Lo stretching aiuta a migliorare la flessibilità e previene la tensione muscolare. Buona chiamata. Inoltre, è un ottimo modo per schiarirmi le idee e iniziare la giornata con una nuova prospettiva. Questo è vero. L'esercizio fisico ha anche benefici mentali, come ridurre lo stress e migliorare l'umore. Esattamente. Ho notato un cambiamento positivo nel mio benessere generale. Sono felice di sentirlo, John. Continuate così. Grazie, Anna. Sono determinata ad attenermi a questa nuova routine e a continuare ad apportare cambiamenti positivi. Ce l'hai, John. Sono qui a fare il tifo per te in ogni fase del percorso. Ecco uno stile di vita più sano e felice, Anna. Lezione 32. Ho avuto un'idea per promuovere il nostro nuovo prodotto. Ehi, Anna. Ho avuto un'idea per promuovere il nostro nuovo prodotto. Cosa ne pensi? Ciao John. Sono pieno di orecchie. Condividi la tua idea con me. Beh, stavo pensando di usare influencer sui social media per promuovere il nostro prodotto. Ottima idea, John. Gli influencer hanno una vasta portata e possono aiutarci a raggiungere dati demografici specifici. Esattamente. Collaborando con gli influencer, possiamo attingere ai loro follower e rivolgerci al nostro pubblico ideale. È una strategia intelligente. Gli influencer hanno creato fiducia con i loro follower, rendendo i loro consigli più efficaci. Inoltre, aggiunge un tocco di autenticità e riconoscibilità al nostro marchio. Sono d'accordo. È più probabile che le persone si fidino di una raccomandazione proveniente da qualcuno che seguono e ammirano. E possiamo sfruttare diversi tipi di influencer per coprire vari dati demografici e interessi. In questo modo, possiamo adattare il nostro messaggio e la promozione dei nostri prodotti a gruppi specifici.
È una situazione vantaggiosa per tutti. Gli influencer riescono a coinvolgere il loro pubblico e noi otteniamo visibilità per il nostro prodotto. Tuttavia, dobbiamo assicurarci che gli influencer siano in linea con i valori del nostro marchio e con il mercato di riferimento. Assolutamente. È importante trovare influencer che apprezzino davvero il nostro prodotto. Cominciamo a fare ricerche e a contattare potenziali influencer. John. È ora di fare alcune connessioni. D'accordo, Anna. Preparati a vedere il nostro prodotto raggiungere nuove vite grazie al potere degli influencer. Alla promozione efficace e alle collaborazioni di successo. John. Lezione 33. Desideravo ardentemente una vacanza rilassante. Ehi, Anna. Desideravo ardentemente una vacanza rilassante. Qualche idea per una destinazione? Ciao John. Che ne dici delle Hawaii? È noto per le sue spiagge tranquille e l'atmosfera rilassata. Sembra davvero rilassante. Le Hawaii sono famose per la loro bellezza naturale e il paradiso tropicale. Possiamo prendere il sole, nuotare in acque cristalline e goderci tramonti mozzafiato. E non dimentichiamo la deliziosa cucina hawaiana. Posso già assaggiare le poke bowl e l'ananas fresco. Assolutamente. Possiamo sbizzarrirci con i sapori locali e provare alcuni piatti tradizionali. Possiamo anche esplorare le lussureggianti foreste pluviali, fare escursioni verso cascate mozzafiato e persino fare snorkeling. Le Hawaii offrono una serie di attività all'aperto che ci terranno intrattenuti e a contatto con la natura. Posso immaginarci sdraiati sulla spiaggia, sorseggiando rinfrescanti bevande tropicali e dimenticando tutte le nostre preoccupazioni. Sarà una vacanza rigenerante, lontano dal trambusto della vita quotidiana. Sono emozionata, Anna. Pianifichiamo il nostro viaggio alle Hawaii e prepariamoci per una vacanza davvero rilassante. Conta su di me, John. Prepara il costume da bagno e preparati a goderti la felicità dell'isola. Ecco spiagge sabbiose, onde dolci e il massimo relax, Anna. Lezione 34. Passo così tanto tempo a scorrere il mio feed di notizie. Ehi, Anna. Ho capito qualcosa su me stesso. Passo così tanto tempo a scorrere il mio feed di notizie. Ciao John. Capisco cosa intendi. A volte mi ritrovo a fare la stessa cosa. Cosa è successo? Beh, mi sorprendo persino a scorrere il mio feed di notizie quando non ho nient'altro da fare, come aspettare in fila o durante gli spot pubblicitari. Oh, capisco. Sembra che per te sia diventato un riflesso, anche nei momenti di inattività. Esattamente. È come se le mie dita andassero automaticamente alle app dei social media senza nemmeno pensarci. È un'abitudine comune in questa era digitale. Siamo costantemente bombardati da informazioni e aggiornamenti. Lo so, ma sento che mi sto perdendo altre cose per questo. Questo è comprensibile. È importante trovare un equilibrio e non lasciare che i social media consumino tutto il nostro tempo. Hai ragione, Anna. Voglio rompere questa abitudine ed essere più presente nel mondo reale. Un approccio potrebbe essere l'impostazione di orari specifici per il controllo dei social media anziché scorrere insensatamente. Questa è una buona idea. Posso dedicare pause specifiche durante il giorno ai social media, anziché lasciare che siano loro a dettare il mio tempo libero. E riempi gli altri momenti con attività che ti piacciono, come leggere, dedicarti agli hobby o passare del tempo con gli amici. Questo mi piace. È tempo di recuperare il mio tempo e concentrarmi sulle cose che contano davvero per me. Hai capito, John?
Ricorda, piccoli passi possono portare a grandi cambiamenti. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio. Grazie per l'incoraggiamento, Anna. Rinunciamo all'abitudine della pergamena e ad abbracciare una vita più appagante. Lezione 35. Penso di aver bisogno di supporto. Ehi, Anna. Ultimamente mi sento un po' sopraffatto. Penso di aver bisogno di un po' di supporto. Ciao John. È fantastico che tu lo riconosca. Chiedere aiuto è un segno di forza. Hai ragione, Anna. È importante aiutarsi quando le cose sembrano troppo difficili da gestire da soli. Assolutamente. Avere qualcuno su cui contare può fare una grande differenza. Penso che parlare con un caro amico o un familiare mi aiuterebbe davvero a sentirmi meglio. Questo è lo spirito, John. Condividere pensieri e sentimenti può offrire conforto e prospettiva. È confortante sapere che non sono il solo ad affrontare le sfide della vita. Tutti abbiamo bisogno di supporto di tanto in tanto. È una parte naturale dell'essere umano. Hai ragione, Anna. Sono sicuro che con un po' di aiuto, sarò in grado di superare questo momento difficile. Circondarti di persone premurose e comprensive può darti la forza e l'incoraggiamento di cui hai bisogno. Grazie per avermelo ricordato, Anna. È ora di mettermi in contatto e lasciare che gli altri siano lì per me. Benvenuto, John. Ricorda che non devi portare il peso da solo. Ti sentirai molto meglio con un po' di aiuto. Ecco come cercare supporto e abbracciare il potere della connessione. Lezione 36. Ne hai parlato con il tuo capo? Ehi, Anna. Hai parlato di alcune preoccupazioni sul tuo lavoro. Ne hai parlato con il tuo capo? Ciao John. Non ancora ho esitato a parlarne con loro. È importante comunicare le proprie preoccupazioni. Potrebbero essere in grado di aiutarti o fornire una guida. Lo so, ma temo che non capiranno o non prenderanno sul serio le mie preoccupazioni. Capisco la tua apprensione, ma vale la pena provare. Una comunicazione aperta può portare a cambiamenti positivi. Hai ragione, John. Dovrei raccogliere i miei pensieri e trovare il momento giusto per parlarne con il mio capo. Prepara ciò che vuoi dire ed esprimi le tue preoccupazioni con rispetto. Potrebbero sorprenderti con la loro risposta. Farò del mio meglio. È ora di fare un passo avanti e affrontare direttamente la questione. Questo è lo spirito, Anna. Non lasciare che la paura ti impedisca di trovare una soluzione. Grazie per l'incoraggiamento, John. Raccoglierò il coraggio e farò quella conversazione. Ce l'hai, Anna. Alla ricerca di una comunicazione efficace e di un risultato positivo. Congratulazioni, John. Apprezzo il tuo supporto. Lezione 37. Sto provando una nuova ricetta per i biscotti al cioccolato. Ehi, Anna. Sto provando una nuova ricetta per i biscotti al cioccolato. Conosci il processo? Ciao John. Certo, posso aiutarti. Per prima cosa, dovrai raccogliere tutti gli ingredienti. Capito. Ho la farina, lo zucchero, il burro e le gocce di cioccolato. Cosa c'è dopo? Successivamente, frullerai il burro e lo zucchero fino a renderlo leggero e spumoso. Montare a crema il burro e lo zucchero. Controllate. Allora cosa? Dopodiché, aggiungerai le uova una alla volta e mescolerai bene. Aggiungere le uova una alla volta.
Ricevuto. E qual è il passo successivo? Quindi, aggiungerai gradualmente gli ingredienti secchi, come farina, bicarbonato di sodio e sale. Aggiungere gradualmente gli ingredienti secchi. Capito. Per quanto tempo devo cuocerlo? (10-12 minuti a 350 grado F) è arrivato il momento di cuocere. E poi? Una volta sfornate, lasciatele raffreddare sulla teglia per qualche minuto prima di trasferirle su una gratella per farle raffreddare completamente. Raffreddarli sulla teglia, quindi trasferirli su una gratella. Capito. Grazie per la guida, Anna. Benvenuto, John. Goditi i tuoi biscotti al cioccolato fatti in casa. Saranno deliziosi. Non vedo l'ora di assaggiarli. Al successo della pasticceria e alla soddisfazione della nostra voglia di dolci. Lezione 38. Che ne dite di organizzare un picnic? Ehi, Anna. Il tempo è così bello oggi. Che ne dici di organizzare un picnic? Ciao John. Sembra un'ottima idea. Adoro i picnic. Perfetto. Possiamo preparare panini, frutta e bevande per un delizioso pasto all'aperto. Porterò una coperta accogliente su cui sederci e goderci il sole. E non possiamo dimenticare qualche snack e magari anche un frisbee per divertirsi e giocare. Sarà una giornata rilassante, piacevole all'insegna della natura e della buona compagnia. Possiamo trovare un posto pittoresco nel parco con una bella vista. Sembra adorabile. Possiamo ammirare la bellezza della natura mentre ci godiamo il nostro picnic. Inoltre, possiamo recuperare il ritardo, condividere storie e trascorrere del tempo insieme. È il modo perfetto per rilassarsi e sfruttare al meglio questa bellissima giornata. Non vedo l'ora, Anna. Creiamo dei ricordi indimenticabili per un picnic. D'accordo, John. Ecco un fantastico picnic pieno di risate, buon cibo e ottima compagnia. Lezione 39. Vuoi vedere un film più tardi? Ehi, Anna. Qualche volta, vuoi vedere un film dopo? Ciao John. Certo, mi piacerebbe molto. A che film stai pensando? Ho sentito che c'è un nuovo film comico d'azione che sta ottenendo ottime recensioni. Sembra eccitante. Sono pronto per risate e momenti emozionanti. Ottimo. Controlliamo gli orari degli spettacoli e decidiamo un orario conveniente per entrambi. Sono disponibile la sera. Che ne dici di te? La sera funziona anche per me. Puntiamo allo spettacolo delle 19. Perfetto. Ci vediamo a teatro o da qualche parte nelle vicinanze? Vediamoci a teatro. Possiamo prendere dei popcorn e trovare dei bei posti a sedere insieme. Sembra un piano. Non vedo l'ora. Anch'io, Anna. Sarà una divertente serata al cinema. Ci vediamo lì. Ci vediamo allora, John. Preparati per un po' di intrattenimento e popcorn. Lezione 40. Ultimamente ho pensato al lavoro a distanza. Ehi, Anna. Ultimamente ho pensato al lavoro a distanza. È piuttosto sorprendente, non credi? Ciao John. Assolutamente. Il lavoro a distanza ha i suoi vantaggi. Consente alle persone di lavorare da qualsiasi luogo.
Questo è vero. Puoi essere produttivo mentre ti godi il comfort di casa tua o anche mentre viaggi. Offre flessibilità e libertà per creare un equilibrio tra lavoro e vita privata adatto alle esigenze individuali. Esattamente. Niente più lunghi spostamenti o l'essere legati a un luogo specifico. Apre opportunità per le persone che possono vivere in aree remote o avere impegni personali che richiedono flessibilità. E può anche ridurre spese come il trasporto e l'abbigliamento da lavoro. Inoltre, promuove un ambiente di lavoro più sano, in quanto le persone possono creare una configurazione adatta alle loro preferenze ed esigenze. Immagina di lavorare da un'accogliente caffetteria o persino da una bellissima spiaggia. Le possibilità sono infinite. Sembra sognante, vero? Ma è importante rimanere disciplinati e mantenere una routine produttiva. Assolutamente. Il lavoro a distanza richiede automotivazione e una gestione efficace del tempo. Con il giusto equilibrio, il lavoro a distanza può essere un punto di svolta per molte persone. Congratulazioni per la libertà e la flessibilità offerte dal lavoro a distanza. Salute, John. Abbracciamo il futuro del lavoro e godiamo dei vantaggi che offre.